Salve ragazzi. Allora, oggi è un video relativo a un mini PC. Ok, questo mini PC è arrivato in riparazione perché purtroppo hanno danneggiato, ok, lo slot, ok, il socket del processore, ok? Ci sono alcuni piedini che non esistono più, sono stati letteralmente obliterati e di conseguenza a causa di questo il processore non viene riconosciuto correttamente, ogni tanto va, ogni tanto non va, fa i capricci, insomma. Quindi intanto mettiamoci nell'orientamento giusto, ok? Allora parlo di questa linea qua, ci sono tre piedini qua che non esistono più, quindi andremo oggi a sostituirlo con un nuovo socket, ok? È stato comprato da cliente già con le palline eccetera, ok? Questi si possono fare e togliamo quello vecchio, installiamo quello nuovo e basta, e dovrebbe essere tutto a posto. Quindi normalissimo lavoro BGA che io sono abituato a fare, insomma. Dietro non abbiamo nulla di così importantissimo, abbiamo la porta Ethernet, i socket per gli SSD, ok? NVMe e i socket per le RAM, ok? Però di questa cosa qua sono abbastanza termoresistenti, ok? Riescono a resistere fino a 250-300 gradi anche, mi pare. Quindi non dovrebbero esserci problemi a tenere la scheda così, ok? Quindi andiamo a prendere la nostra piastra per il riscaldamento, facciamo il lavoro e vediamo come va a finire. Perdonate se in questo video non parlerò molto, ma non mi sento molto bene. Mal di gola, cose del genere, quindi farò un video breve. Questa qua ci sta anche addirittura bella bella sopra qua, ok? Ci sta bella tutta, quindi nessunissimo problema. Adesso non ci serve altro che accendere la piastra, fare il lavoro lì, stando attenti anche a non distruggere tutto quello che c'è qua dentro, che anche quello è pericoloso, quindi bisognerà stare molto attenti. Va bene, spero non sia un lavoro difficile, un lavoro troppo complicato. Ci sono abituato, ma sono abituato con i processorini o cose del genere, quindi questo qua è la prima volta che lo faccio. Potrebbe andare bene come no, vedremo, speriamo. Buona visione.
riassemblato la cosa, purtroppo è stato portato così, non c'è nulla in più. Spero che questo sia il pulsante di avvio, potenzialmente questo qua. Adesso non ho il pannello frontale per poter capire qual è il pulsante di accensione. Ne ho collegato l'alimentazione, adesso accendo l'alimentatore. E qui è tutto esposto, c'è l'SSD, c'è la RAM. Adesso vediamo cosa succede. Vediamo cosa succede. È già collegato alla capture card, perché tanto qui siamo un sistema operativo possibilmente Windows, quindi non dovremo avere problemi col discorso HDCP. Sapete come è il discorso delle console, no? Ok, quindi noi accendiamo. Ha fatto le luci. Vedete? Eccolo qua. Lui si è già acceso. Ottimo. Perché? Perché la batteria del BIOS era stata tolta, quindi lui parte già subito in automatico. Andiamo a vedere qui sulla capture card. Vediamo se ritroviamo un segnale, se si fa qualcosa. Si è spento, si riavvierà, ok? Si è riavviato, perché sta facendo la memory training, sta caricando tutte le informazioni del BIOS. Date un attimo, speriamo che succeda qualcosa. Il mini PC è ancora acceso. Vedo un'altra luce. Eccola qua, signore e signori. Eccola qua. Vabbè, CPU fan failure perché effettivamente non c'è la ventola della CPU. Quindi dovrà testarlo, ma il computer, il mini PC adesso è fatto, è a posto. Vediamo Intel Core i7 8700T, CPU, memoria 8 GB, M2 SSD Samsung, tutto perfetto. Quindi ottimo. Il socket è stato rimpiazzato correttamente, altrimenti se no sarebbe stato un disastro, non si sarebbe acceso, non avrebbe fatto nulla. Bene, cosa devo dire di questa cosa qua? È parecchio difficoltoso perché purtroppo non posso andare a rimpiazzare le palline, ok? Cioè potrei anche farlo, ma mi risulta rischioso, no? Maneggiare con i socket, con i pin e tutto il resto, no? Quindi è difficile. Ok, adesso è spento. Torniamo sopra. Quindi il problema qual è? Che maneggiare con i piedini eccetera potrebbe essere potenzialmente pericoloso. Ho già fatto alcune prove, ok, sul socket vecchio, eccolo qui. Ho provato a pulire lo stagno, ho provato a passare la treccia eccetera. Questo non si scioglie, ragazzi, ve lo dico io. Io ho il saldatore sempre impostato a 400 gradi, questo non si scioglie. È fatto in una plastica termica, ok, termoresistente. E io non so che potenziale ha, magari 500 gradi, non ne ho idea. Comunque questa non si scioglie, è in grado di sopportare calori estremi e quindi si può anche fare questioni di reballing volendo, no? Chiaramente non è che lo faccia adesso su questo perché il socket è rovinato, no? Lo vedete qua, vedete quei 1, 2, 3, 4 piedini lì che non ci sono. Dovrebbe essere una linea continua come queste qua dorate, no? E se si vede che manca qualcosa, no? Vediamo se riesco ad avvicinarmi di più. Eccolo lì, vedete che gli mancano i piedini, sono un po' spostati, ok? Ce ne sono due che mancano, tre che mancano quasi, ok? E uno che è spostato, eccetera. Di conseguenza, quelli che mancano non si poteva fare nulla, cioè nel senso mancano e di conseguenza niente, non si poteva salvare la situazione. Non è un discorso che magari il piedino è rigirato o cose del genere. Aveva già provato a fare la lavorazione, a provare a rimetterli in ordine, ma non ci è riuscito. Per questo mi ha chiesto di fare la sostituzione del socket, perché i piedini si sono spezzati letteralmente. E quelli lì sono tutti piedini importanti, no? Poi ci sono i pin out in internet volendo eccetera di questi socket qua, no? Quindi si può andare a vedere se è un pin di massa, un pin VCC, un pin di qualche altro voltaggio, no? Questi qua sfortunatamente erano pin necessari, quindi il computer non si sarebbe avviato correttamente, infatti dava problemi. Comunque, al di là di questo, è stata una cosa interessante. Ci è voluto molto più tempo rispetto a una console perché purtroppo, nonostante la piccola dimensione, ok, disperde un sacco di calore. Avete visto che ho dovuto metterci una cosa, un foglio di alluminio sopra da fare tipo effetto forno, no? Per riuscire ad aumentare un attimino la temperatura della scheda perché rimaneva intorno ai 100-120 gradi, non saliva di più. E questo non giocava a favore, no? Ci voleva molta più temperatura da sopra, no? E non volevo farlo perché chiaramente
non sapevo come reagivano i socket, no? E anche la scheda in ogni caso, sparargli da sopra 500 gradi, 1000 gradi, no? Esagerando, non va mai bene, no? Non si sa come si comporta la scheda, magari esplode, fa popcorn, non va bene. Quindi sono stato anche costretto a riutilizzare il socket già con le palline che c'erano. Le palline erano di quelle stagno senza piombo, ok? Quindi anche lì, solita cosa, stagno al piombo avrei preferito, perché a quel punto si sarebbe fuso molto prima, no? 180-190 gradi, non mi sarebbe stato necessario arrivare fino a 230 gradi quasi, ok? Per riuscire a saldare il socket, rischiando ugualmente, ok, il potenziale popcorn della scheda. Per questo io cambio lo stagno se possibile. Questa qua era una cosa, era una prova. Adesso ho un socket, eventualmente ci posso fare. Questa adesso è una cosa da test, no? Ci posso fare qualcosa. Mi metterò lì pallina per pallina, provo a fare un reballing a questo qua, vedere come va, come riesco a gestire la cosa. Eventualmente, se qualcuno avrà bisogno di nuovo in futuro di un cambio di socket, potrò eventualmente farmelo io da solo. Vado a prendere i socket, che sono anche piuttosto economici, non pensate, circa una decina di euro li si trova. Vale la pena sostituire. Il discorso è il prezzo del lavoro. Niente ragazzi, quindi il video termina qui. Grazie per aver visto. Spero non sia stato troppo noioso, o spero sia stato comunque istruttivo. Iscrivetevi, like, commentate, fate un po' quello che volete. Se volete abbonarvi, grazie. E noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao ciao!